Siamo su un pezzo da 90, questo giro, una Ford Sierra Cosworth del 91, già dalla postazione di guida, il tachimetro si vede che è un po' datato, però per essere una macchina del 91 devo dire che ha un sacco di regolazioni, tutte a manovelle, però vedo che sedile, altezza, lunghezza, siamo giusti, siamo precisi, volante siamo comodi abbastanza, sound c'è, porca mia, spettacolare. Ford Sierra Cosworth è stata prodotta dall'86 al 92. 93? Sì, è uscita di produzione nel 93, è entrata nel 94, poi la Ford Mondeo. la Mondeo partecipava al gruppo A del mondiale rally per battagliare con la Lancia Delta integrale. La versione RS, questa qui si differenzia rispetto a quella normale dalle prese ad aria sul cofano esternamente, mentre internamente la si può riconoscere dal coperchio delle valvole che è di colore verde per il passaggio dalla benzina senza piombo. Verde, sì, hanno fatto il motore testa verde, che è questo qua della 4x4, per abbinarla. e anche il cofano, la 4x4 aveva le prese d'aria, mentre invece la trazione posteriore precedente aveva il cofano liscio. Ok, e infatti il motore è un 1993 di cilindrata, centimetri cubici, turbo, rigorosamente turbo, Un bel turbo bello grosso, bello. Ho visto dentro il cofano che lo noti subito, della gara, esatto, da 215 cavalli e 285 Nm di coppia. Come abbiamo già detto, trazione integrale, ripartizione della coppia è 36% davanti e 66% dietro, con una velocità massima di 240 km/h, e dallo 0 a 100 abbiamo circa sui 6 secondi e 7, 6 secondi e 9, dipende un po' dallo stacco, dalla frizione. Pensavo meno, però abbiamo una massa abbastanza pesantina, nonostante sia una macchina comunque Sì. vecchia, perché di solito quelle vecchie sono fatte di cartongesso, leggerissime, le sposti con due dita, invece questa qua sì, è sì, una bella massa. Esatto, su Comunque, 1400 neanche troppo, sì, però era comunque una macchina anche familiare ai tempi, oltre che esatto. sportiva, con Infatti l'entrata della Cosworth che l'ha presa, infatti 4 porte, sì, l'ha messa la versione sportiva esatta, col motore e tutto quanto, però era concepita di base come un'auto familiare, quindi comunque, per i tempi aveva anche le sue belle dimensioni. esatto. Qui a livello di scarico tu hai fatto delle modifiche o... Allora, a livello di scarico ha la marmitta Super Sprint che per la maggiore montavano ai tempi, quasi tutti, solo terminale? e poi ho fatto una parte del centrale Ok. da doppio catalizzatore fino alla marmitta, Ah, ok. ma in realtà ha cambiato poco. Ok. Vabbè, si sente che spinge, ha un range di regime più alto rispetto a quelli odierni, cioè siamo sui 3000 giri, comincia, Sì, si sente la turbina. è piuttosto ritardato, però quando entra... Però quando entra la senti, cammina, con tanto di valvola pop-off a sfiatare. E il tutto è trasmesso tramite il cambio manuale, 5 marce, con la frizione che stacca subitissimo, sembrano le frizioni da moto quasi, mi ricorda, e basta quel click appena un po' di gas e via. Però come è cambiata la trovo, mamma mia. Oh. A livello di sospensioni hai qualcosa, perché è veramente bella. Allora, le sospensioni chiaramente sono state
non sono quelle originali di 30 anni fa dell'auto. Ok. Sono state messe delle sospensioni sportive, ma comunque fedeli a quelle che erano le originali che montavano su questa macchina. Ok. Comunque era già fatta Già originale, messa bene sì, come assetto messa di bene. base. Infatti la trovo bella riccia, non balliamo e non è neanche troppo scomoda. No, no, anche grazie comunque alla seduta e tutto quanto. Ci stai È fatta bene, bene? un'auto comunque concepita anche per farti un viaggio, ci Senza stai spaccarti la veramente schiena. comodo. Sì, Esatto. sì. Poi la tenuta tieni conto che è un'auto senza il minimo controllo elettronico. Quindi, Proprio cioè, vecchio. quello che c'è di meccanica, di telaio, di sospensioni, ammortizzatori, lavora da solo e Decidi tu. c'è quello, esatto, poi il resto lo fai tu. Prende il Gli solo aiuti dal non ne pilota. hanno, quindi dovevano essere fatte un attimino bene, se no Sì, no, esatto. Altrimenti se sono ingestibili, se non hai controlli e sono ingestibili, non ha senso. Anche per il fatto che è trazione integrale, mamma mia, è bella piantata bella a terra. solida in curva, Due. sì. Mamma mia, che bello quando spinge, porca Sì, vacca. Quando lavora il turbo si fa sentire. Sì, è vero, parte a tenerlo alto, parte Sì. un po' tardi, però quando parte, sì. Porca vacca. Destra, destra. Trattore. Grande. Porca miseria. Quanto è bella! Porca miseria, se è bella! Non te l'aspetti da un'auto di questi no, anni. dici entri, vabbè, si vede che è vecchia, di qua di là, però porca vacca. Poi è proprio, ti fa venire proprio il caldo addosso, Sì. ti impegna alla guida, ma ti diverte, è un po' bello. L'adrenalina te la fa salire. Sì, è subito. Anche perché comunque ti accorgi di fare una guida in cui sei molto responsabile. Sì, esatto, Cioè, se- dipende solo da te, esatto. Se devi fare la correzione, ok, la devi fare tu, non hai. Devi essere pronto a sistemare, a correggerla, non hai Le nessun volte che aiuto. sbagli clamorosamente con queste, passavi fuori. Mhm. È concepita per andare veloce. Sì. È fatta apposta. È studiata apposta per questo genere di cose, infatti si vede, hai un limite hai un margine di errore allucinante. Che purtroppo non ha sfondato comunque nei rally. Esatto, non Perché ha la avuto Sierra- troppi risultati, No, però ti dico, a guidarla tanta roba. I freni sono di serie autoventilati sia davanti che dietro? Davanti? No? no. Dietro sono originali, infatti il disco pieno. Ok. Davanti sono baffati e forati, ma non sono ovviamente originali, Ok. perché la frenata originale di queste macchine, Molto il lunga. precedente proprietario che mi ha detto li ha messi lui questi, Ok. col dischi originali era molto più lunga. Era molto più lunga, prendevano le scaldate, si piegavano ogni 2x3, guidandolo ovviamente un Certo, po' allegri. esatto. E con questi è già tutto un altro tipo di frenata, è già più, diciamo, moderno. Sì, infatti allora il Perché pedale già comunque è lunga, perché la frenata non è istantanea come su quelle nuove, anche perché spingi tu sul pedale, non è che non è Infatti devi elettronico, frenare forte. c'è il servofreno ma non è elettronico, quindi al pedale devi infatti è duro, pestare, sì. devi pestare per frenare, come nelle auto da corsa. Sì.
volante poi è molto più diretto rispetto a tante macchine anche odierne, cioè basta curvare e sterzare poco e curva fin da subito. È bello preciso, Sì, sì. preciso. No, è bella, anche il 4x4 comunque lo senti che funziona in curva, quando fai la curva stretta. Non hai sottosterzo, No. non ha neanche troppo sovrasterzo. Poi non ho la mano per stirarla al limite per farla scodare, però si sente che tiene Sì. e va. Cioè, pensa che macchine che facevano ai tempi e adesso. Poi comunque a livello di sensazioni, ovvio che un'auto moderna con un bordello di cavalli, con tutti i sistemi di aiuto, sono belle da guidare, Sì. non puoi dirti no. No, Ma le esatto. sensazioni che ti davano queste auto qua, i brividini che ti davano, Esatto. adesso non ce li hai più. Esatto, il fatto di dover gestire tutto te e hai il controllo pieno, poi proprio le sensazioni che ti danno anche solo le gomme sulla strada, il fatto comunque della struttura dell'auto che non è super silenziosa, silenziata, e quindi dopo ti risalta tutto. Sì, ti sembra di avere anche più cavalli dalle sensazioni che ti dà. Ti sembra andare più veloce di quello che vai, ti sembra avere più cavalli di quelli che hai. Perfetto ragazzi, Siamo soddisfatti. siamo soddisfattissimi, bellissima veramente da guidare, uno spettacolo. Grazie Sono mille, contento Andre. che sia piaciuta. Grazie Un po' di anni mille. 90. Sì, guarda, Ci non fa mai stavano. male, esatto, va bene. Termina qui, mi raccomando, come al solito lasciate un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, importantissimissimo, e ci vediamo alla prossima. Ciao, belli. seguitelo che è bravo. Grazie.